Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa mattonella Granny raffigurante l'occhio greco o occhio turco. Mi è stata richiesta una mattonella raffigurante appunto quest'occhio, quindi questo simbolo, ed io ho cercato di realizzarla. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù. E prima di presentarvi il materiale e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò sempre di anticipare i video che porterò qui sul canale. E poi ho il piacere di interagire con tantissime di voi che, oltre a scrivermi anche in privato e farmi anche delle richieste, mi inviano i loro lavori, è veramente spettacolari. Io ravvivo sempre i miei complimenti. Quindi ora vi lascio alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone fiocco turchese, blu e bianco. Lo lavorerò con uncinetto numero 3 e avrò bisogno un paio di forbici. Iniziamo col cotone blu e facciamo un cerchio magico. Prendiamo il filo, una catenella, filo sull'uncinetto e all'interno del cerchio magico faremo 10 mezze maglie alte. Tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Stringiamo la cotina iniziale e ci chiudiamo nella prima maglia che abbiamo fatto con maglia bassissima. Qui possiamo già tagliare il filo, lo agganciamo e quindi siamo pronti ad inserire il secondo colore. Prendiamo il turchese. Nel frattempo la cotina iniziale ne taglio un pezzetto perché è troppo lunga. Prendiamo il turchese e ci inseriamo 2 punti prima, quindi ci inseriamo in un punto, ci tiriamo il filo, facciamo una catenella e nello stesso punto una mezza maglia alta e ci lavoriamo 2 mezze maglie alte per ogni punto sottostante. Quindi nello stesso punto ne facciamo un'altra, quindi ne abbiamo fatte 2, e nei punti seguenti, cercando di lavorarci anche le codine, sia quella iniziale del turchese e sia ora quella del blu, proseguiamo sempre facendo 2 mezze maglie alte in ogni punto sottostante, quindi un aumento per ogni punto sottostante. Alla fine dovremmo avere 20 mezze maglie alte. Arrivati all'ultimo punto, ci chiudiamo sempre nel primo punto con maglia bassissima, ci rialziamo con una catenella, entriamo di nuovo nello stesso punto e facciamo una mezza maglia alta e poi lavoreremo nel punto seguente un aumento, quindi faremo una mezza maglia alta più un aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto, e lo faremo per tutto il giro.
Alla fine dovremmo avere 30 mezze maglie alte. Lavoriamo l'ultimo punto facendo 2 mezze maglie alte e ci chiudiamo nel primo punto con maglia bassissima. Qui possiamo tagliare il filo, lo agganciamo e siamo pronti ad inserire il colore bianco. Quindi, come vedete, stiamo formando diciamo i colori e la forma di un occhio. Prendiamo il bianco, ci agganciamo sempre qualche punto prima. In questo caso io calcolo, questo è l'ultimo punto, 2 punti prima, e ci tiriamo il colore bianco facendo una catenella e nello stesso punto lavorando una mezza maglia alta. E qui dovremmo fare nel punto seguente un'altra mezza maglia alta, nel punto successivo un aumento, quindi 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Continuiamo con una mezza maglia alta, nel punto seguente un'altra mezza maglia alta, nel punto successivo 2 mezze maglie alte nello stesso punto. E lavoreremo questa sequenza fino alla fine del giro. Arrivati all'ultimo punto, ci chiudiamo nella prima mezza maglia alta con maglia bassissima e qui possiamo tagliare il filo. Lo agganciamo alla lavorazione. Questo è quello che poi è il risultato dell'occhio greco o l'occhio turco. Quindi ha la parte interna di blu scuro, poi c'è il turchese, quindi l'azzurrino, e il bianco. Ora da questo si possono fare diversi lavori, quindi potete realizzare dei ciondoli facendone un altro uguale, mettendolo in corrispondenza, cucendolo dei lati o con ago con l'uncinetto stesso, immottendolo un pochino e inserendo un portachiavi oppure un cappiettino e poi una nappina. Oppure, come faremo adesso, noi realizzeremo una piastrella, quindi per realizzare tutto ciò che si vuole, dal vestiario alle borse. Quindi ora prendiamo il blu e realizzeremo, cioè incastreremo questa parte tonda in un quadrato, quindi realizzeremo una piastrella quadrata. Prendiamo il blu, entriamo in 2 punti, almeno 2 punti prima della chiusura, ci tiriamo il blu e facciamo 2 catenelle. Entriamo nell'altro punto facendo maglia alta non chiusa, nel punto successivo facendo una maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme una catenella. Entriamo nel punto seguente, maglia alta non chiusa, nel punto successivo maglia alta non chiusa, nel seguente maglia alta non chiusa
e chiudiamo insieme. Quindi abbiamo fatto già 2 gruppetti, una catenella. Continuiamo a fare un altro gruppetto formato appunto di 3 maglie alte non chiuse nei 3 punti sottostanti e poi chiuse insieme, una catenella. Nel punto seguente faremo una maglia alta allungata, quindi entriamo nella prima asolina e poi lavoriamo la maglia alta, rientriamo nello stesso punto, passiamo nella prima asolina, poi le altre 2 e le restanti 2, quindi dobbiamo fare 3 maglie alte allungate, 2 catenelle e nello stesso punto altre 3 maglie alte allungate, tutte lavorate nello stesso punto. Queste ci vanno a formare il primo angolo, quindi prendete una sola solina, poi le altre 2 e le restanti, e questo già è il primo angolo formato. Continuiamo con una catenella e proseguiamo a creare altre 3 gruppetti di maglie alte chiuse insieme, e così arriveremo al secondo angolo. Abbiamo fatto il secondo, e abbiamo fatto il terzo, una catenella, arriviamo al secondo angolo, quindi entriamo, facciamo sempre 3 maglie alte allungate nello stesso punto, due catenelle e 3 maglie alte allungate sempre nello stesso punto, e abbiamo formato così il secondo angolo. Continuiamo con una catenella e i 3 gruppi di maglie alte non chiuse e faremo di conseguenza gli altri 2 angoli. Arrivati qui all'ultimo gruppetto, alla fine facciamo la catenella e ci resta l'ultimo punto per effettuare l'ultimo angolo, quindi facciamo le nostre 3 maglie alte allungate, comunque è un buon metodo per tutte le lavorazioni in tondo, per contornarle appunto e quindi creare una piastrella. Quindi l'utilizzo di queste maglie alte chiuse insieme, quindi gruppetti e maglie alte allungate, ci permette comunque sia di creare una mattonella perfettamente quadrata. Ci chiudiamo nel gruppetto stesso iniziale e abbiamo terminato la nostra piastrella. Qui possiamo anche tagliare il filo. Come vedete, la piastrella risulterà quadrata, poi la sistemerete, quindi avrà la parte rotonda all'interno e la parte quadrata esternamente con gli angoli. In questo caso io taglierò il filo perché la lascerò così, però voi potete ingrandirla e mi raccomando,
per ingrandire la piastrella negli angoli dovete lavorare le maglie alte normali, perché ho fatto le maglie alte allungate solo per dare la forma comunque a una lavorazione rotonda internamente. Quindi da qui in poi, se voi la volete ingrandire, lavorate negli spazi, in questi spazi, le 3 maglie alte, quindi negli spazi che vi ritrovate, e nell'angolo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Addirittura potete fare come abbiamo fatto per la piastrella precedente, non lasciate la catenella di separazione qui nella parte laterale e aggiungete una catenella negli angoli, quindi farete 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte e 3 maglie alte negli spazi, e vi risulterà sempre quadrata, una lavorazione più uniforme. Questo comunque sia è la mia, diciamo, la mia versione di questa piastrella, appunto occhio di drago o occhio turco, da utilizzare bella ingrandita anche per fare delle borse. Secondo me è un'idea, oppure anche per fare dei top oppure delle magliette, con magari questo nella parte centrale, quindi una maglia granny, lavorata tutto il granny laterale. La mattonella granny che abbiamo appena fatto è terminata. Voi potete ingrandirla come volete, quindi farla anche più grande in base al progetto che dovete realizzare. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto e io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.